bollette scadute e Adi in ritardo. Adi in ritardo. Ci sono tre soluzioni immediate per non restare al buio. Ho deciso di approfondire questo argomento perché è quello che tocca effettivamente le tasche di voi che siete iscritti al mio canale e li tocca proprio in questo momento. Quindi ho fatto un'analisi dei commenti di queste ultime settimane ed è emerso una frustrazione generale. Le persone mi hanno scritto di avere le tasche vuote, che le ricariche di Adi non arrivano nonostante le ricariche siano ufficialmente partite e ovviamente poi c'è l'ansia di dover pagare sempre tasse, 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 come mi ha scritto proprio qualcuno, e ovviamente sempre con i soldi contati. Come state? Spero bene. Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. Poi, mi raccomando, qui sotto nei commenti trovate la mitica penna Sky, la penna Sky ufficiale del canale. Trovate tutti i collegamenti qui sotto in descrizione al video e, se mi ricordo, anche nei commenti. Quindi mi raccomando, la penna Sky ufficiale del canale. Il paradosso dell'INPS. Il paradosso dell'INPS. Se entrate nel sito internet dell'INPS e vedete la lavorazione completata, questo perché? Perché è successo un grande paciocco qualche tempo fa, ok? C'è stata la lavorazione, poi hanno deciso di pagare gli ultimi 3 giorni del mese, insomma la gente è rimasta senza soldi, un grande casino. Quindi diciamo i soldi ufficialmente risultano partiti, no? Ma poi andate a controllare il saldo della carta di Adi ed è desolantemente vuota. E intanto cosa succede? Che sulla mensola della cucina, in frigo, nelle dispense è tutto vuoto. C'è la bolletta della luce da pagare, che magari è già anche scaduta da vari giorni, e quello del gas da pagare, che anche quello un'altra bella mazzata. Insomma, bollette, tasse da pagare, ma di soldi sempre pochi. Voi lo sapete, io leggo i vostri commenti tutti i giorni, cerco di rispondere a tutti quanti nel limite del possibile, ok? E ogni tanto ci faccio anche su un video perché rimane molto più comodo. La scorsa settimana, o 2 settimane fa, insomma, dipende poi da quando guardate questo video, c'è stata parecchia frustrazione perché le ricariche non erano partite, questi hanno aspettato di far passare comodamente la festa del 25 di aprile, ok? Perché non è che hanno ricaricato prima, quindi hanno fatto saltare il 25 aprile a un sacco di gente e i soldi sono arrivati gli ultimi 3 giorni del mese, insomma, un menefreghismo generale che possiamo dire veramente fa pietà, fa pietà. C'è stata, e tra l'altro c'è stata un botto d'ansia e posso capirla perfettamente. Addirittura c'è, come vi ho detto, c'è stato chi mi ha scritto devo pagare tasse, 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 solo tasse, con i soldi che sono ovviamente contati. E l'INPS cosa fa? L'INPS, comunque chi che sia, perché poi sai, non c'è solo l'INPS, perché tra l'INPS e i vostri contanti ci stanno di mezzo tanti passaggi, perché sai, non è solo quello, Diciamo che se la prendono molto comoda, tanto alla fine giochi di soldi e interessi, chi se ne frega, no? Voglio dire, tanto basta che noi non mangiamo e poi gli interessi se li fanno loro. E cosa è successo? Che lo scorso mese abbiamo vissuto un vero e proprio paradosso dell'INPS. Ritardi inspiegabili, ricariche sempre più lente, tra l'altro più lente del solito. Era meglio effettivamente quando c'era il Covid, ok, là erano precisi e puntuali, non come adesso che invece se ne fregano e se ne strafregano. Però c'è un problema di fondo, problema di base.
Ok, l'INPS può anche ritardare, chi che sia può anche fregarsene di ricaricare, no? Però le bollette del gas no, quelle non aspettano, ok? Quindi è tutto un gioco fatto un po' così, un po' un giochino, ecco. Quindi se vi trovate in questa situazione, io vi dico questo, fate un bel respiro profondo, visto che attualmente non possiamo stamparci i soldi, ok? C'è stato qualcuno che ci ha provato, anche nei film comici del passato c'è stato qualcuno che ci ha provato. Attualmente non abbiamo le stampanti per stamparci i soldi. Quindi cosa succede? Che oggi vi spiego, diciamo, un po' di soluzioni che potrebbero veramente tornarvi utili e che quasi nessuno vi dice per bloccare il distacco delle utenze, ok? E non restare al buio in attesa di questa benedetta ricarica da parte dell'INPS e delle poste. Quindi soluzione 1, la rateizzazione strategica. Partiamo dalla prima soluzione, la rateizzazione che io chiamo strategica. E attenzione, non vi sto parlando del semplice bottoncino che voi cliccate dove c'è scritto rateizza, che trovate all'interno dell'applicazione e che vi propongono anche molto sbrigativamente tutti i call center. Esistono delle regole ben precise che i fornitori spesso dimenticano di dirvi o di ricordarsi, si dimenticano. Quindi se avete un ISEE basso o usufruite della legge 104, quasi sicuramente avete diritto a dei piani di rientro molto più agevolati, ok? Perché ovviamente vi trovate in determinate condizioni che molto particolari. Ma c'è un dettaglio fondamentale. Se la bolletta che vi è arrivata è una vera e propria stangata, perché ovviamente il gas si consuma e quelli lo sanno, perché non è che stanno facendo tutto quel casino laggiù, perché cosa? Perché lo sanno che la gente usa il gas, non è che abbiamo la legna come nel 1800, nel 1600, che avevamo il forno e ci facevamo il pane in casa, no? Questi lo sanno benissimo che si sono attaccati alla luce, il gas, il telefono, il riscaldamento, si sono attaccate quelle cose là, perché lo sanno benissimo, cioè, non è, cioè voglio dire, no? Se no sarebbe facile, ci mettiamo il forno in terrazzo, andiamo a prendere la legna nei boschi, ci facciamo il pane in casa. Siccome che nessuno lo fa, cosa facciamo? Ci accendiamo il gas e quelli stanno facendo casino laggiù apposta, ok? Diciamo che appunto se c'è questa stangata del gas e supera una certa soglia, che supera una certa soglia dell'importo medio delle bollette dell'anno precedente, il fornitore a questo punto dovrà concedervi la rateizzazione. Diciamo che non è un favore che vi fanno, è una cosa di cui potete chiedere. Quindi, regola numero 1, non ignorate i solleciti, ma chiamate il fornitore e fate presente che siete in ritardo per cause che non dipendono da voi e dovete proprio fare riferimento all'assegno di inclusione e chiedete esplicitamente l'applicazione delle tutele ARERA per il piano di rientro in base al vostro ISEE. Soluzione numero 2, il fondo comunale. Ecco, non dimentichiamoci mai che non esiste solo l'INPS, esiste anche il comune. Ecco, questo è il momento esatto in cui dovete usarlo. Quando l'assegno di inclusione viene sospeso per controlli o arriva con settimane di ritardo e voi non avete materialmente i soldi per fare la spesa, figuriamoci poi per pagare la bolletta dell'acqua, luce, gas e tutto il resto, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi sociali del vostro comune. Dovete chiedere dell'esistenza di un contributo straordinario, una tantum, ok? Quindi si tratterebbe di un fondo d'emergenza specifico che i comuni hanno a disposizione per le situazioni di fragilità improvvisa ed è vincolato proprio a evitare il distacco delle utenze domestiche, ok? Sappiate che i comuni ovviamente non mettono i manifesti per strada per pubblicizzarlo, dovete essere voi a informarvi. Hanno i soldi, andate a chiederglieli, ok? E però fate solo attenzione che ovviamente i servizi sociali non sono un bancomat, cioè non è che sono lì apposta perché sono arrivato io, dammi 100 euro e quelli ti danno 100 euro.
non funziona così, ok? Quindi sappiate che ci sarà un po' da lavorarci sopra. Per ottenere questo fondo, ovviamente dovete prendere appuntamento con gli assistenti sociali, portando ovviamente con voi l'ISEE, le bollette scadute o l'avviso di distacco e magari lo screenshot, fate un bello screenshot, come si diceva, del portale dell'INPS che dimostra che l'ADI magari vi è stato bloccato o è pure in ritardo. Quindi dovete dimostrare la reale emergenza in cui vi trovate. Quindi, ricapitolando tutto, pretendete la rateizzazione agevolata, bussate ai servizi sociali con le prove del ritardo dell'assegno di inclusione e attivate immediatamente il bonus per disagio fisico se ovviamente ne avete i requisiti. I diritti, lo sapete, non vi bussano alla porta, dovete andare a prenderveli, ok? Dovete andarveli a prendere, soprattutto quando lo Stato è il primo a fare ritardi, ok? Perché loro vogliono da noi che paghiamo tutto quanto, però poi sono i primi che se ne strafregano, ok? Adesso però voglio anche sentire la parte vostra, le vostre situazioni, quindi andate qui sotto nei commenti e scrivetemi da quanti giorni esatti state aspettando degli accrediti da parte dello Stato, degli accrediti da parte dell'INPS, dei mancati pagamenti, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Come vi ho detto, lo sapete, io leggo sempre le vostre storie, i vostri commenti, le vostre situazioni e mi raccomando, condividete questo video con chi sapete che magari si trova in una difficoltà peggiore della vostra, così magari può essere di aiuto. Noi ci vediamo al prossimo aggiornamento e come sempre iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina e ricordatevi la penna Sky ufficiale del canale. Trovate tutto quanto qui sotto in descrizione e come dico sempre, se mi ricordo vi metto il collegamento anche nei commenti, quindi la penna Sky. Noi ci vediamo al prossimo aggiornamento e iscrivetevi e attivate anche la campanellina. A presto, ciao!